ecco. Ma sotto certi aspetti il poeta sconosciuto e misconosciuto, che in un certo senso più può aver influenzato Fabrizio De André, è stato Riccardo Magnarini. Riccardo Magnarini era in sostanza un navigante che interruppe la sua attività in quanto nel 1961 gli scoppiò in faccia la caldaia di una nave e rimase cieco. A quel punto fu costretto al riposo e poté dedicarsi, fra le altre cose, alla poesia. Manerini era un habitué del famoso baretto della Foce, quello che esisteva davvero, angolo, ed esiste tuttora, angolo tra Ceppino e Casaleggis a Genova, ed era frequentato dai cantautori, dai futuri cantautori ragazzini che ovviamente non andavano lì a disquisire di filosofia, di poesia o di musica, ma semplicemente ci passavano interi pomeriggi a giocare a calcio balilla e a bere delle bibite. Quindi in questo contesto c'erano appunto, a parte i ragazzini, c'erano gli adulti cosiddetti abitué, fra cui questo Magnarini, che era uno che teneva banco, era un personaggio un po' un opinion leader, non di grandissima cultura nel senso tradizionale del termine, ma sicuramente un curioso, uno a cui piaceva approfondire il senso delle cose e uno che era anche in grado di cogliere il senso delle cose. E lui ebbe una grande influenza su questi ragazzi, anche su altri, su Luigi Tenco che abitava lì vicino e frequentava questo baretto, ma alla fine in special modo su Fabrizio De André. Magnarini era anarchico, politicamente parlando, e probabilmente fu lui a trasmettere a Fabrizio il germe dell'anarchia, mentre in quanto poeta lui era molto influenzato, le sue poesie lo dicono, era molto influenzato dalla, chiamiamola dalla tradizione o dalla scuola, dalla poesia contemporanea per l'epoca americana. Non tanto direi la Beat Generation quanto il filone Lee Masters, tanto che le sue poesie uscite postume in una raccolta evocano questo stile, questo spirito. Poesie uscite sì postume in quanto tali, ma in realtà conosciute al grande pubblico proprio attraverso Fabrizio De André, che insieme a Magnarini realizzò 2 album, siamo nel 67-68. I versi di Magnarini, resi metricamente efficaci e adattati da Fabrizio De André, compongono le parole dell'album Senza orario, senza bandiera, che è il primo album dei New Trolls. Successivamente il duo Magnarini-De André, che si frequentava, erano amici, molto litigiosi ma erano amici nella vita di tutti i giorni, andarono a realizzare insieme Tutti morimmo a stento, un album che fra le altre cose contiene anche la ballata degli impiccati, ispirata a un altro poeta, François Villon, dal quale Fabrizio attinse per questo periodo della sua vita. Però diciamo, Magnarini è stata forse la figura che più di ogni altro ha trasmesso qualcosa a Fabrizio, che poi ha continuato un po' questo filone americano, se vogliamo, nel senso che poi col tempo o contemporaneamente lui conobbe Fernanda Pivano, che era come dire, l'apostolo, l'ambasciatrice della Beat Generation qui in Italia, e parliamo ovviamente anche a livello musicale dei vari Bob Dylan, dei vari di Joe Bass, di Leonard Cohen, americano ovviamente, di lingua inglese, senz'altro poi questo discorso andò avanti. Citavo prima Lee Masters, una cosa che è curiosa, in realtà Magnarini e Fabrizio litigarono furiosamente nel 69 e non fecero più pace. 2 anni più tardi Fabrizio andò a realizzare Non all'amore, non al denaro né al cielo, che è la rivisitazione di alcune delle poesie ritenute più belle proprio dell'antologia di Spoon River di Lee Masters. Quindi c'era questo legame, questo filone Magnarini, Pivano e via dicendo, che fece sì tra l'altro che Fabrizio in seguito, siamo nel 1975, arrivasse a tradurre e a cantare alcuni brani
questi cantautori, Giovanna d'Arco e Suzanne di Leonard Cohen, La via della povertà di Bob Dylan, più avanti Avventura Durango, siamo nel 1978, siamo con l'album Rimini, particolare non irrilevante perché nel frattempo Fabrizio aveva iniziato questa collaborazione con Massimo Bubola, giovane talento, molto ispirato diciamo alla scuola, al filone americano dei cantautori, molto dilaniato, se così vogliamo chiamarlo. Realizzarono insieme 2 album, il successivo 1981, quello cosiddetto Nindiano, che ovviamente è dedicato all'altra faccia dell'America, all'America dei nativi, con la canzone Fiume San Creek, che è una delle, forse la più nota dell'album, ma non solo, ci sono per esempio altre piccole chicche. Se ti tagliassero a pezzetti è una canzone apparentemente neutrale, ma si riferisce a una leggenda indiana. E si può dire appunto che Fabrizio da Mannerini, quindi diciamo orientativamente dal 1967 fino all'Indiano 1981, visse i suoi 14 anni made in USA o filo-americani. Poi cambiò, prese altre strade fino all'ultimo album Anime Salve, che si conclude con la bellissima Smisurata Preghiera, che è una sorta di sintesi poetica dell'opera di Alvaro Mutis, poeta con il quale Fabrizio strinse anche amicizia. E questa canzone fu tra l'altro tradotta anche in spagnolo, Desmedida Plegaria, e fa parte della colonna sonora del film